Buonasera a tutti. Quello che proveremo a fare, con tutti i limiti del caso, è provare a iniziare una divulgazione, con un termine anche troppo elegante, però un'introduzione che sia teorica e concreta al mondo della trance, della concentrazione particolare, quindi di quella che anche erroneamente è chiamata ipnosi in tutte le sue varie declinazioni. Ipnosi è un termine vecchio, è un termine antico, significa sonno, è un termine superato che mette anche paura, inquietudine. Ipnosi fu coniato da un medico inglese perché quello che sembrava era che lo stato in cui cadeva una persona avviata alla trance era una forma di sonno, cosa che verrà poi assolutamente sconfessata. Quello che vorremmo fare noi è quello di introdurre questo mondo, le sue declinazioni nella vita normale e quindi le sue potenzialità assolute, estreme e concrete. Lo chiameremo gaze perché gaze è la potenza dello sguardo, qualcosa che è antico come l'uomo. Il primo grande ipnologo della storia probabilmente è Gesù. Sembra una bestemmia, ma in effetti nei testi storici le ricostruzioni parlano di particolari potenzialità di quest'uomo legate al fatto che il suo carisma lo rendeva molto molto credibile e quindi qualsiasi fosse la sua suggestione, spesso i fedeli, le persone che si radunavano intorno a lui riuscivano a trasformare queste suggestioni con la forza della fede in realtà, guarigioni. Gaze perché egizi e romani furono tra coloro i quali riuscirono a capire la potenza assoluta dello sguardo. Divisioni dell'esercito egizio e romano utilizzavano gli occhi, la potenza degli occhi. I russi negli anni 70, gli americani negli anni 60 approfondirono anche loro l'utilizzo dello sguardo e della trance prestazionale, cioè dell'utilizzo di alcune facoltà collegate all'utilizzo degli occhi e all'utilizzo della trance, che poi definiremo meglio, per scopi militari. Gli egizi e i romani utilizzavano lo sguardo, la potenza dello sguardo, negli scontri fisici. Così come molti animali, il serpente o il gatto ad esempio, gli uomini possono immobilizzare con lo sguardo. Lo sguardo induce una sorta di paralisi ad alcune ghiandole endocrine. Ma tutto questo lo vedremo con una leggerezza che condurrà, qualora riuscissimo a convincervi e quindi a farvi divenire numerosi, ci condurrà ad una concretezza che potremo mettere in pratica anche con questo piccolo mezzo che abbiamo a disposizione. E allora iniziamo subito con la definizione di trance. Cos'è la trance?
La trance, questa parola così complicata, inquietante, altri non è se non una polarizzazione della concentrazione, del pensiero. Una polarizzazione, una concentrazione tale da sopire, fermare, rallentare, diminuire le stimolazioni esterne. La persona in trance è una persona molto concentrata in se stessa. Questo significa semplicemente che quando uno guida, pensa, riflette e non si accorge della strada che percorre. Lo fa in estrema sicurezza, ha semplicemente delegato all'inconscio, cioè alla sua parte più potente, la parte pratica, tecnica, la guida della macchina. Perché lui è assorto in altri pensieri, come se la coscienza si occupasse di alcune cose e l'incoscienza di altre. Questa trance, che quindi è un comportamento naturalissimo e ricorrente, normalmente 10 minuti ogni ora, vengono assorbiti in una concentrazione chiamata trance. Questa trance può essere approfondita e allora dalla trance superficiale si può passare ad una trance media fino ad una trance profonda. Cosa comporta questo stato di concentrazione superiore? La possibilità di accedere a risorse ulteriori, importanti, potenti, concrete. Qualcosa di molto, molto, molto affascinante. Gaze, lo sguardo, è proprio la fascinazione, quella che gli egizi chiamavano fascinazione e che ha una tradizione fortissima italiana. Nell'Ottocento erano italiani i maggiori fascinatori. Fascinazione perché l'occhio è innestato nel cervello e induce reazioni nella parte del cervello chiamata rettiliano, cioè quella più antica, quella che permette alla subcoscienza un intervento spesso forte, immediato e dirimente. Quindi gaze, fascino, sguardo come quota più importante di quella che anticamente era chiamata ipnosi e che noi chiameremo rilassamento profondo. Gaze, sguardo, perché se ci pensate, se provate a ragionare, quando qualcuno scambia uno sguardo, e secondo la scienza lo sguardo scambiato durevole per più di 5-8 secondi, induce sempre una reazione. Immaginate, se scambiate uno sguardo con una persona, questo innesca sempre una reazione, attrazione, scontro, inquietudine. Non è mai qualcosa di neutro lo scambio di uno sguardo, questo è esattamente gaze, cioè la potenza dello sguardo. Guardare una persona intensamente induce ad esempio l'arrossamento del viso. Cos'è l'arrossamento del viso? È una forma forte, immediata di vasodilatazione, complicatissima da ingenerare, e questa è proprio la potenza dello sguardo. Noi da oggi in poi, con una cadenza che vedremo e con la speranza di riuscire ad attrarre la vostra attenzione, inizieremo una serie di piccoli incontri, una sorta di cammino per documentare ma soprattutto sperimentare la potenza dello sguardo, degli occhi e in generale della parte più interessante, prestazionale, fisica e psichica dell'ipnosi. Salve e ci rivedremo al prossimo incontro.